Avremmo dovuto iniziare questa nostra ennesima avventura con il sole, invece siamo sotto a un temporale. Siamo diretti allo stallo in Svizzera. Il meteo per questo weekend è molto incerto e prevede una continua alternanza tra sole e pioggia. Peccato che almeno oggi, sabato, davano bel tempo inizialmente. Cominciamo bene. Siamo consapevoli quindi che sarà un weekend difficile, ma adoro troppo questa pista e non ho voluto rinunciare a partecipare ad una delle purtroppo rare gare di 1.8 che organizzano. Noi stiamo arrivando pronti a tutto, anche a correre sotto al diluvio. Nonostante sia la terza volta che corro qua, non mi abituo mai. Il colpo d'occhio all'arrivo mi lascia sempre a bocca aperta. Siamo in una valle tra due montagne che ti fanno sentire piccolo piccolo e fanno da perfetto preambolo alla grandezza e maestosità della pista che ospitano. Per me è come Spa-Francorchamps per la Formula 1, una pista leggendaria, enorme, diversa da tutte le altre, con alcune curve uniche al mondo. Si parte subito con un briefing dove viene confermato dall'organizzazione che la gara si svolgerà regolarmente in qualsiasi condizione meteo. Direi che la nostra associazione italiana potrebbe prendere nota. Poi viene spiegato il formato di gara, che è diverso da quello EFRA europeo che utilizziamo anche in Italia. Purtroppo l'infografica che mi hanno fornito è in francese, quindi cerco di spiegarvelo nel modo più chiaro e semplice possibile io. Potrebbe sembrare complesso, ma è semplicemente diverso da quanto siamo abituati a fare noi. Allora, non ci sono finalisti diretti. In base al ranking, al termine delle qualifiche, i primi 7 comporranno la semifinale A, i successivi la semifinale B, poi i quarti A e B, eccetera. I primi 3 dei quarti andranno a completare la griglia dei 10 piloti delle semifinali, i primi 3 e i migliori 2 delle semifinali andranno in finale A, mentre invece chi non è passato dai quarti delle semifinali andrà a comporre la finale B, dalla quale i primi 2 faranno un bump up e saranno gli ultimi 2 piloti dei 10 del main event della finale A. Sembra veramente complicato, ma è più difficile a dirsi che a farsi. Nonostante l'acqua, la partecipazione è buona. Siamo 26 piloti nella nostra categoria e altrettanti nell'1-10, quindi più di 50 piloti totali per una probabile gara sotto l'acqua. Altra nota da prendere per tutti i piloti italiani che se la menano. Buongiorno a tutti, siamo nuovamente in pista. Buongiorno non so quanto, come potete vedere dal cielo. Siamo in Svizzera oggi, campionato svizzero. Ovviamente noi corriamo, fuori classifica, non parteciperemo al campionato, ma da quando hanno annunciato questa gara io volevo venirci perché questa è una delle mie piste preferite. 10 non si dà mai, non voglio dire la mia preferita, ma secondo me una tra le top 3 mie preferite è questa. Quindi appena hanno annunciato la gara ho detto andiamo. Nonostante in settimana, purtroppo, dopo praticamente 2 settimane di caldo infernale, questo oggi sabato e domani domenica il tempo lo danno brutto, soprattutto domani pomeriggio. E quindi siamo qua. La situazione è questa: sono le 9:30 di mattina. Ha piovuto fino alle 8, adesso ha smesso, ma come potete vedere il tempo è ancora tutto chiuso. Si sta lentamente asciugando la pista, ma finché non uscirà il sole rimarrà umida. A quanto sembra il programma di gara rimane invariato, quindi oggi si faranno libere, controllate e qualifiche e domani le finali. Domani teoricamente il meteo io ho guardato e da mezzogiorno da pioggia pesante, quindi non so come faranno, non lo so, vediamo. Secondo me si prospetta una gara interessante. Secondo me non sarà sarà una gara totalmente diversa dalle altre, viste le condizioni incerte, danno pioggia, asciuga, piove. Vediamo, abbiamo portato qua 2 macchine, una macchina da gara ufficiale e la macchina muletto in caso di pioggia. Quindi adesso il problema è anche decidere cosa usare adesso per queste prime libere, perché la pista comunque è ancora umida, non è allagata ma è umida. Dovremmo aver deciso per usare la macchina muletto, che sostanzialmente è uguale alla macchina da gara, solo che abbiamo cambiato gli ammortizzatori, mettendo gli ammortizzatori più molli possibili, olio 400 e basta. Adesso tra non molto credo dovrebbero iniziare le manche e iniziamo a vedere come va. Ultima cosa che mi stavo dimenticando, ecco, non so il livello della gara, nel senso c'è scritto Silvio Hackler
finalista mondiale ed europeo e lui è già di un livello sopra tutti. Ma per il resto, praticamente essendo una gara svizzera, i nomi diciamo non li conosco dei piloti, quindi non so cosa aspettarmi. Magari c'è qualche mostro, pilota fortissimi, non lo so. Adesso andiamo in pista e poi vediamo. E quando ho detto che siamo venuti pronti a tutto, non era tanto per dire. Abbiamo portato infatti la macchina ufficiale da gara preparata per l'asciutto e la macchina muletto preparata per il bagnato, che useremo adesso per le prime prove libere dato che piove. Decidiamo di mettere del nastro isolante sulla testa del motore per aiutarlo a stare in temperatura e inoltre, come vedete, abbiamo isolato tutta la parte elettronica con della pellicola per limitare le probabilità che entri acqua e montiamo anche una copertura sul filtro per lo stesso motivo, anche se ovviamente andrà a limitare le prestazioni del motore. Dobbiamo però regolare la frizione, slitta e considerando che piove andrebbe in ogni caso sicuramente allentata ulteriormente. In questo momento ha smesso di piovere ma la pista è completamente bagnata con varie pozze sparse in giro per il tracciato, ma non sarà l'acqua a fermarci. Siamo pronti per andare finalmente in pista. È talmente grande che il palco ha 2 piani. Vedete, volendo si potrebbe guidare dal primo piano, che è questo. Qualcuno lo fa ma pochissimi. La maggior parte guida sopra per avere la visione totale anche se più lontana. Il palco poi, inutile a dirlo, è come tutto in questa pista, gigante. Penso che possa tenere, se si stringono, 20 persone volendo, forse anche di più. Non guidavo in condizioni di bagnato totale, penso non mi ricordo, forse l'ultima volta 15-20 anni fa. Oh, la macchina funziona da Dio con le gomme da bagnato. Dietro ha grip come se non più di molte volte quando corso sull'asciutto, incredibile. E davanti, vabbè, non inserisce ma ci sta. E rispetto agli altri, dei pochi tempi che ho visto e per quello che contano, stiamo volando. Abbiamo girato un secondo al giro più veloci. Ragazzi, comunque, non so se vi rendete conto, ma stiamo girando sotto l'acqua su una pista leggendaria. Ma dove li trovate altri contenuti del genere? Mi raccomando, per supportarmi iscrivetevi al canale con il tasto qua sotto, è gratis. Lasciate anche un like, commentate e condividete perché vi garantisco che siamo solo all'inizio delle cose incredibili che vedrete in questo video. La macchina ha zero problemi anche se è completamente allagata per tutta l'acqua che ha raccolto in pista. Le gomme sono zuppe d'acqua. Voi si potete provare, io fuori poter normale, sia togliere la barra. Vero, ottima l'idea di mio papà. Proviamo e vediamo se in queste condizioni troviamo più inserimento togliendola. La pista si sta asciugando, non è più allagata ma comunque resta molto umida, sarà una situazione molto complicata. Allora, onestamente non capisco qual è il limite in queste condizioni e quindi guido come se fossi ancora sul bagnato. La pista ad occhio sembra asciutta, però dietro se entro forte mi scivola tanto, quindi il vero grip non c'è ancora. Cerco di portare a casa la manche guidando molto delicato, senza forzare e senza rischiare nulla. Manche portata a casa. Onestamente in pista mi sembrava di andare il triplo degli altri perché continuavo a doppiare macchine, quindi anche per questo motivo non ho spinto ulteriormente, però guardando i best lap non sono stato il più veloce in realtà e questo mi fa capire che probabilmente si poteva usare di più. Controlliamo il consumo gomme che al momento è bassissimo, cioè mezzo millimetro in 5 minuti, però bisognerà vedere se sarà così anche quando la pista asciugherà totalmente e si inizierà a spingere veramente forte. Dato che, a parte me, sono tutti entrati in Q1 tirando subito alla morte e ho visto che il grip è arrivato, ora decido di guidare anch'io come se non avesse mai piovuto. La pista tiene, mi sorprende che tenga così tanto, considerando che solo un'ora fa circa era tutta bagnata. Sento che la manche è ottima, quindi non voglio perdere assolutamente tempo nei doppiaggi che sto raggiungendo davanti, devo passare deciso, senza indugi. Mamma, l'ho sfilato di un niente! Oh, all'esterno! Mamma, cosa mi sto inventando? Rimane l'ultimo, oddio, quasi lo tamponavo. È andato anche questo.
Buona, buona, la manche è buona. Questo è il penultimo giro, non ho più nessuno davanti, solo pista libera. Dai, portiamola a casa. Oh, non ci credo! Non ci credo! Ho preso un sasso! Ho preso un sasso! Incredibile! Pensi di aver preso un sasso, ho detto bam! Si è impennato a metà rettilineo. È stato assurdo! Quei tempi sei come questo Silvio, Va bene la macchina. Direi che Fabio ha ragione, ma lo dicono i tempi. Considerando che mi sono ritirato 30 secondi prima del termine della qualifica e l'ho comunque vinta, rende l'idea del vantaggio che avevo accumulato. Ma come non rivedere la cosa forse più incredibile che mi è successa negli ultimi anni, e me ne sono successe di tutti i colori, lo sapete? Allora, sicuramente ho preso un sasso o un altro detrito, ma sono quasi sicuro che sia stato un sasso, perché non si sente dal video, ma nell'istante prima del decollo ho sentito spam e poi sono finito per aria. Lì credo siamo ai 100 all'ora, anche oltre probabilmente, e l'unica cosa positiva è che la macchina ha riportato 0 danni, perché ha strisciato totalmente sul roll bar una volta atterrata. Vabbè, mangiamoci su in pausa pranzo. Ne approfitto per farvi vedere l'interno del bar, che qua chiamano buvette. Guardate sulle pareti, sono appese tutte le macchine che hanno vinto campionati del mondo su questa pista nel corso degli anni. Questo potrebbe benissimo essere un museo. E a proposito di cose storiche, non posso non mostrarvi da vicino questa curva che per me vale il prezzo del biglietto. Dato che considero questa pista la spa del modellismo, a me ricorda tanto l'Eau Rouge. Guardate, si arriva a tutto gas, si stacca giusto un attimo per buttarsi giù nella decompressione e appena si riprende il gas la pista sale nuovamente e poi scende nel curvone successivo. Pazzesca, credetemi. Sono le 3:30 di pomeriggio e finalmente è uscito il sole. Siamo alla terza qualifica su 4. Ci serve finire una manche come si deve perché, non ve l'ho ancora detto, che il regolamento prevede che si tenga buona solo la miglior prestazione e noi ancora non ce l'abbiamo. No, ma dobbiamo solo finire la batteria, Massimo. Allora, vi faccio il resoconto delle prime 3 qualifiche perché qui, non essendoci tantissima gente, siamo in 2 categorie, siamo una cinquantina di piloti, i tempi sono abbastanza stretti e non c'è tantissimo tempo tra una manche e l'altra. Allora, la prima manche sono salito convinto che la pista fosse ancora bagnata, invece aveva smesso di piovere da credo una mezz'oretta e la pista si è asciugata subito, cioè io sono andato veramente col dito di velluto, mollavo dopo il rettilineo, entravo mollando, acceleravo dolce e mi sembrava di andare forte perché sono in una batteria con gente che va molto meno forte di me e vedevo che li passavo, li ho doppiati, triplati, pensavo sto andando forte e poi ho visto che quelli delle manche dopo giravano un secondo più forte, cioè vedevo che entravano cattivi, la macchina stava lì e quindi seconda manche ho detto ok, considero la manche asciutta, giro come se fosse sull'asciutto, la macchina era bella, stavo andando forte, ho fatto 20,6 considerando che in quella manche Hackler, che ritengo il migliore qua, ha fatto 22 e 4 decimi in una pista dove si gira in 20 secondi è pochissimo, cioè è come prendere 2 decimi in una pista normale da 12-13 secondi secondo me. Se non che all'ultimo giro avete visto, cioè passando sul rettilineo ho sentito un botto e la macchina è decollata, probabilmente ho preso un sasso e quindi non ho chiuso la manche, cioè una sfiga allucinante, incredibile, non me ne va bene una. Terza manche che abbiamo appena chiuso adesso invece finalmente è andata bene, la pista ormai è completamente asciutta, c'è tanto sole, sono andato dentro cattivo, ho rifatto 20,6, forse anche 20,61 se non sbaglio, ma sicuramente il passo era migliore, ho girato più forte come passo e alla fine ho preso 5 secondi da Hackler, quindi adesso in posizione di classifica generale sono quinto, per me è ottimo
Comunque sono contento, secondo me la macchina andava forte, ho guidato bene adesso. Certo, si può spremere ancora qualcosa onestamente, però bisogna prendersi tanti rischi e non ho la confidenza ancora con questa pista, avendoci fatto praticamente 2 turni sull'asciutto stamattina che sono nulli. E vediamo l'ultima qualifica, proviamo a rifare una buona qualifica, vediamo se riusciamo a migliorare il tempo e vediamo. Non vi ho ancora parlato di setup oggi, quindi ecco l'occasione per farlo. Mi ero studiato un setup a casa con gli appunti che avevo preso l'ultima volta che ero stato qua 2 anni fa e per le condizioni iniziali da bagnato l'abbiamo mantenuto uguale cambiando solo gli ammortizzatori, montando quelli con l'olio più morbido che avevamo, il 400, e così l'ho mantenuto anche fino ad ora, anche con pista ormai asciutta perché la macchina la sento bene. I tempi sono ottimi, quindi non ho sentito bisogno di cambiare, ma ora che finalmente una buona qualifica l'abbiamo fatta, proviamo nell'ultima a cercare quel poco che ci manca rispetto ai primi e quindi torniamo con gli ammortizzatori più duri che dovrebbero in queste condizioni darmi più inserimento. Comunque mi sento di dire che su questa pista il setup conta meno che in tutte le altre dove sono stato. Non credo infatti sia un caso che stiamo andando così forte. Qua per me conta più il pilota, cioè la carreggiata è molto larga, quindi è difficile sbagliare e finire nel prato, sì, ma è facile non fare la linea giusta ed essere in pista a malenti. Essendo così grande la pista, anche i tornanti sono abbastanza ad ampio raggio, quindi non serve un inserimento esagerato, serve più guidare fluidi e seguire il flow della pista. Allora, come non detto, hanno tolto una qualifica per accorciare i tempi, quindi le qualifiche sono solo 3. Per fortuna abbiamo portato a casa l'ultima qualifica, se no eravamo in mezzo a una strada, avremmo fatto i quarti. E quindi solo 3 qualifiche, sono sesto, va benissimo. Considerando solo l'ultima manche avrei fatto il terzo tempo. Chiaramente gli altri hanno fatto le manche migliori nelle prime, quando faceva più fresco, quindi comunque va benissimo così. E adesso faranno subito le semifinali, faranno una semifinale da 18 minuti, passeranno i primi 4 e che andranno a comporre poi la finale. Quindi oggi, approfittando che è tornato il sole, facciamo anche la semifinale e speriamo di arrivare a domani, cioè passare in finale, e poi domani vedremo se il tempo tiene o no. In realtà, oltre a ridurre le qualifiche a 3, non ho capito il motivo, ma anziché prendere la singola miglior prestazione, hanno usato il sistema a punti, quindi siamo finiti 13esimi, sempre dentro la semifinale, ma per un pelo. 2,350 adesso. Quindi? 2,35 da mettergli il pelo, dai. Stavolta, per evitare l'incubo di un'altra squalifica per peso, miscela o qualsiasi altra cosa, facciamo tutte le prove possibili prima di partire per la semi e siamo sotto peso. Ah, è vero, non ci avevamo pensato, ma i pesi sono tutti sulla macchina da asciutto, quindi togliamo le barre di peso che avevamo lì e le portiamo sulla macchina da bagnato. Riproviamo la pesa, ma siamo ancora sotto, com'è possibile? Ah sì, c'è un altro peso che avevamo nel retrotreno, tocca spostare anche quello. Con le gomme cerchi, arriva a 2,50. Ci sta? Ok, sistemata anche la questione peso regolamentare, nell'attesa di partire per la semifinale sono andato a fare un giro nei dintorni della pista per staccare un attimo e concentrarmi con calma e guardate che roba, che paesaggi, sono delle cartoline, ci sono animali, capre, asini, sembra di stare nelle montagne di Heidi. Guardate, c'è anche la casetta con Biancaneve. Godetevi anche voi questi secondi di silenzio rilassante perché questa è la calma prima della tempesta. Ci siamo, questo è quello che piace a noi però. Sarà la posizione tra le montagne che fa una sorta di rimbombo, ma qua anche il suono dei motori è diverso, amplificato. Warm up terminato, siamo pronti per partire.
Partenza orribile, il motore si è ingrassato tantissimo, ha fatto una nuvola di fumo, ho perso subito una posizione. Pazienza, calma, calma. Adesso Massimo Martello, fammi guidare. Una macchina subito a prato, ok. Non voglio prendere rischi, so che ne ho di più di chi mi precede. Ok, mi ha dato strada, quindi abbiamo già raddrizzato la partenza. Adesso devo riprendere la P4. A me interessa l'accesso diretto alla finale, quello è il mio unico obiettivo. Fuori un altro. Mamma mia, la gialla ha bucato e la bianca non ha potuto evitarlo. È buono, sono quinto adesso. Grazie alla gialla di Marzini che mi dà strada. Prova a farmi andare avanti e attaccarsi per farsi tirare. Sono quarto adesso, quindi va bene così. Vedo i primi due che hanno leggermente allungato, ma il terzo lo sto recuperando, lo metto nel mirino. Hackler il primo forse ha problemi perché è già rientrato a rifornire, sono passati solo 3 minuti e 30. No, fammi guidare qua. Fammi sono le cose utili. L'ho preso ma a zero rischi, non ha nessun senso fare mosse azzardate adesso. Se trovo lo spazio per passare bene, altrimenti con calma. Eccolo il varco, ha sbagliato, dentro adesso. Sì, buono, buono. P2, P2. Il primo è a 2 secondi e 8. Come vedete dalla tabella dei tempi non è scappato via. È lì 2 curve più avanti comunque. Mamma mia, nonostante abbia fatto la sbavatura salendo sul cordolo, ho fatto il best lap, 20 e 1. L'unico ad aver girato praticamente uguale è Hackler, gli altri sono tra i 5 e gli 8 decimi più lenti, sto volando. Massimo, adesso? Sì. No, che errore stupido, ho bloccato e sono finito nell'erba, per fortuna sono riuscito a uscire subito. Strano però, davvero strano perché lì non si frena o al massimo giusto un filo se si è fuori linea e io sono sicuro di non aver dato una frenata così forte da bloccare. No, non si è visto dall'inquadratura, ma il meccanico prima di mio papà ha messo fuori il braccio. Io l'ho visto con la coda dell'occhio e pensavo fosse lui e mi sono fermato dalla persona sbagliata. Che stupido. Calma, calma comunque, dai, abbiamo perso qualche secondo, niente di tragico. Ho lavato la macchina, non sono neanche sicuro. Ecco, il fatto di non essere sicuri di aver fornito al 100% è invece un grosso problema. Al prossimo pit stop dovremmo essere più conservativi e rientrare un giro prima per non rischiare, perché qua la pista è talmente grande che se spegni in mezzo al circuito, ora che ti riportano i box sei spacciato. Comunque con questi due errori sono passato quinto, siamo fuori dalla top 4 per il bump up, ma so che il passo per recuperare ce l'ho. Testa bassa adesso e ricominciamo a martellare.
Al momento sono quarto, ma solo perché la macchina davanti a me è entrata a rifornire. Non sto recuperando come mi aspettavo, anche perché le gomme hanno avuto un drop peggiore del previsto. Forse ho chiesto troppo e spinto in modo esagerato nei primi minuti. Sei quarto, Massimo. Non rischiare. Lo spazio c'era, ma mi sono già giocato i jolly con un sorpasso identico in Q2. Meglio mollare perché qua con un errore comprometto la gara. Ok, si è allargato per darmi strada adesso, ottimo, grazie. Massimo, entra al prossimo, facciamo il rabbocco. 2 minuti al termine, ora sono tornato quarto perché il pilota davanti a me è entrato ancora una volta a rifornire. Il problema è che avendo io rifornito a 5 dal termine, ora dovrò fare un ultimo rabbocco mentre lui no, quindi perderò nuovamente la posizione. Non c'è nessuno la corsia a bocca, arriva fino a qua dove sono io, Infatti è sfilato ora sul rettilineo la macchina bianca e rossa, ma sono realistico, non ne ho davvero più per sperare di ripassarlo. Fino alla fine, Quanto manca? 1 minuto e mezzo. Quarto quelli davanti non li prendo più. Dai, tu prova, fa niente. Vediamo. Oh! La macchina bianca là davanti che è in posizione 3 ha qualcosa che non va. Sembra avere grossi problemi, forse è completamente sui cerchi, sta a malapena in strada. Mancano 2 giri, dai che lo prendo! Passato! Sono quarto e manca solo l'ultimo giro. Vai. Sei quarto, E vai, finale presa all'ultimo respiro. Durissima, onestamente mi aspettavo di passare più comodamente, ma quelli davanti andavano davvero forte. È vero, ho fatto 2 errori dove ho perso qualche secondo, diciamo 4, 5, niente di grave, eppure mi stavano condannando. Con il senno di poi la nostra semifinale è stata la più veloce, quindi sarei passato anche finendo quinto. Comunque vi confermo che le gomme erano davvero finite, guardate le esterne. Qua sono quelle a sinistra visto che la pista gira in senso orario. Tutto è bene quel che finisce bene. Questa giornata a dir poco intensa si è conclusa. Andiamo a riposare soddisfatti e fiduciosi per la finale di domani, accompagnati da questo ennesimo scorcio spettacolare che la pista in versione notturna ci regala. Alla domenica mattina ci danno la sveglia i campanacci delle caprette. Sì, perché grazie a Fabio e Andrea Marzini, i gestori dell'impianto, abbiamo letteralmente dormito in pista. Ci hanno messo a disposizione questo container con tutto il necessario per dormire e a noi questo basta e avanza. Non siamo turisti in vacanza che cercano il comfort, noi siamo modellisti in trasferta con un unico obiettivo, la gara. Buongiorno a tutti, è domenica, giornata di finale. Sono le 8:20, noi partiremo finale A verso mezzogiorno. Il meteo, da quanto danno, dovrebbe reggere fino alla 1 più o meno, quindi dovremmo essere a posto. Il problema è che anche adesso, a caso, ha fatto 3 minuti di diluvio pesante, poi ha smesso letteralmente, però la pista, come vedete, si è completamente bagnata. E se però fa come ieri si asciugherà in un attimo, se non succede più nulla, il cielo non è brutto. E vediamo, partiamo con il numero 6, ho guardato adesso le classifiche perché poi ieri, non avendo la connessione qua, ho fatto fatica dopo la gara. Partiremo con il numero 6,
Secondo me, considerati i 2 errori che ho fatto ieri in semifinale, errori di cui mi pento, perché io sono un perfezionista e sono stati errori miei, proprio cazzate, soprattutto quella del meccanico, di sbagliare il meccanico al rifornimento, e secondo me si poteva partire 2 posizioni più avanti in P4, non cambia molto, in una finale da 45 minuti poco cambia. Partiremo in mezzo alla bolgia, quindi spero, adesso vediamo, ieri la partenza è stata disastrosa, cioè il motore si è ingrassato tantissimo, una nuvola di fumo ha fatto e speriamo non succeda questo oggi, dovrò stare attento. Secondo me, per sicurezza, io partirò tranquillo, sto molto interno sulla parte interna della pista nel caso se succedesse ancora, così mi faccio sfilare. E poi ci mettiamo a martellare perché i tempi ieri erano ottimi, cioè mi sono addirittura stupito io. I primi Acre ha fatto 19,9, il secondo ha fatto 20,1 e io 20,1, cioè ho fatto il terzo miglior tempo della semifinale, quindi come passo tanta roba, ma veramente tanta, non mi aspettavo di essere così competitivo onestamente. Andavo molto forte all'inizio, tanto forte, e tanto sono andato forte all'inizio quanto secondo me sono calato verso la fine. Non ho ancora visto bene tutti i cronologici, ma mi sentivo di essere calato e infatti, come avrete visto, la gomma era completamente finita, però ho dato un occhio alla macchina di Hackler, lui non aveva le gomme così finite, quindi non so, o è partito con una mescola più dura, che effettivamente su questa pista potrebbe non essere una stupidata, o non ho idea. Fare 2 cambi di gomme secondo me è proibitivo qua, nel senso, in finale da 45 minuti si potrebbero fare 2 cambi di gomme, ma è molto al limite, non abbiamo un aiuto che ci dà una mano a cambiare le gomme, quindi ne faremo uno solo. Ieri siamo arrivati a 18 minuti con la gomma finita, bisogna riuscire a tirarne almeno altri 5 per fare solo un cambio gomme. Già ieri verso il finale dovevo alleggerire in uscita dopo il rettilineo sul curvone perché sennò la macchina andava nel prato. Detto questo, niente, sono fiducioso, se la pista regge ritorna in buone condizioni. Ieri abbiamo fatto un'ottima semifinale e bisogna essere solo regolari, martellare e ovviamente io punto al podio, cioè dire che punto a vincere mi sembra esagerato, certo ci spero per carità, però onestamente non credo sia la mia portata, però il podio secondo me si può fare. Approfittiamo della mattinata libera per fare una manutenzione completa alla macchina, cosa che raramente facciamo perché richiede parecchio tempo e non sempre lo abbiamo durante le varie fasi di gara. Nonostante siano perfette, sostituiamo per scrupolo tutte le cinghie, visto che, come avete visto nell'ultima gara a Leno dell'Udi Series, ci si è rotta l'anteriore negli ultimi minuti di gara. È tutto pronto, tra pochi minuti inizierà la finale. 45 minuti, in particolare su questa pista, saranno massacranti, sia per l'uomo che per la macchina. Inoltre, nonostante al momento il tempo sia completamente soleggiato, il meteo prevede acqua, quindi dovremo essere pronti a qualsiasi colpo di scena. 6, 5, 4, giù. Partenza come temevo identica alla semi, con la differenza che stavolta mi sono subito scansato per evitare qualsiasi possibile contatto dietro. Oh, cosa succede davanti? C'è lo spazio, io mi butto dentro. Oddio, no, 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 no. Rivediamo con calma il tutto perché di primo acchito sembra che sia io che butti fuori il mio avversario, ma non è così. Allora, la macchina azzurra e bianca che mi ha sopravanzato in partenza fa un bel sorpasso sfruttando lo spazio lasciato dalla rossa e bianca che va larga. Poi però nella curva successiva va di traverso e viene tamponata. Io onestamente non cercavo il sorpasso, ma a quel punto mi trovo all'interno dell'azzurra. E in questo momento ho il vantaggio di traiettoria e vado. L'azzurra non ci sta e prova a resistere dall'esterno, cosa legittima ma a suo rischio e pericolo. Io, oltre a essere interno, sono anche davanti a lui ed è lui che rientrando colpisce me. Distrattamente può sembrare che sia io che allargo per buttarlo fuori, ma quel movimento avviene dopo che lui mi urta sulla posteriore sinistra e per la legge della fisica fa fare alla mia macchina quel movimento verso l'esterno. Mi spiace, ma contatto di gara che si è cercato, peggio per lui.
Ah, errore stupido, la macchina mi ha puntato e sono finito troppo interno sul cordolo perdendo la posizione. Devo essere meno brusco in questi primi minuti. Ho fatto pochissimi giri nel warm-up per preservare le gomme il più possibile, quindi non si sono ancora assestate con la campanatura e la macchina è molto critica. Calma un attimo, eh. È volata via la Viola. Ha commesso il mio stesso errore, troppo interno sul cordolo, ma lui non ha avuto la prontezza di riflessi di chiudere il gas, anzi l'ha aperto ed è volato fuori. Torniamo quarti. Trascorsi quasi 10 minuti sono terzo. I primi due sono la bianca e l'arancio che vedete in basso sulla destra, sono a 3 curve da me, non lontanissimi, siamo a 7 secondi. No, ancora, un bloccaggio stranissimo, molto simile a quello che ho avuto in semifinale. 2 indizi fanno una prova. Vuoi vedere che c'è qualcosa che non va? Cos'è è capitato? Ho rotto qualcosa qui. Ma cosa succede? È stato il freno che si è inchiodata la macchina. Qualcosa di strano. Arrivo, qualcosa di strano, si è inchiodato qualcosa dietro. No, guarda, proviamo. Non si fosse frenata. No, ma la macchina è rossa qua. La macchina rossa, qualcosa ce l'ha. Un po' più, sto girando piano. Tipo frenata, non so che cazzo è. Mi è impaccato il freno, non lo so. Ma non frena più. No, frena troppo. Sembra frenata la macchina, come se è completamente frenata. Non puoi dargli dietro al freno te. Provo, ma anche sul rettilineo, anche quando non tocco il freno. Appena mollo il gas, rientra la macchina. Posso usare il freno. Sì, è frenata, te l'ho detto. È inchiodata? Ma è come se si fosse spostata la squadretta, Massimo, te l'ho detto. O il servo che sta andando. L'ho detto che c'era qualcosa che non andava. La macchina è rimasta come sulle auto vere quando ci si dimentica di togliere il freno a mano. Perché si è spostata la squadretta del servo del gas e il neutro si è sballato. Non so come sia possibile che si sia svitata e spostata. Purtroppo a questo punto la gara è compromessa, però cerchiamo comunque di arrivare alla fine. No raga, adesso c'è il problema opposto, la macchina resta accelerata, guardate nel misto è incontrollabile. E nonostante questo vi faccio uno spoiler, la macchina rossa davanti a me è quella che arriverà terza. Guardate come lo recupero. Una roba micidiale. No, capito.
Fatto io, dai, vai! Dai, c'è il servo che non va più, ma. Non va più il servo! Vedi che trema! Basta, dai. Purtroppo ci siamo dovuti ritirare. Io sono uno che la gara vuole onorarla fino alla fine, finché le ruote girano non mi fermo. Anche con il servo che rimaneva accelerato la stavo guidando comunque, avete visto che rimontavo addirittura sul terzo, anche con la macchina in quelle condizioni. Ma mio papà ha deciso che era meglio fermarsi, sarebbe stato troppo pericoloso perché se il servo fosse rimasto accelerato completamente full gas avremmo distrutto macchina, motore e potuto fare danni anche ad altri, quindi ci sta. Può essere stata una casualità, dato che i servi avevano 7 anni ed è per quello che erano montati sulla macchina muletto, oppure no, dato che avevamo lasciato la pellicola su tutta la parte elettronica e una volta aperta a casa abbiamo trovato tutto bagnato di umidità all'interno, quindi può essere stata quella la causa. Non rimpiango questa scelta di aver lasciato la pellicola perché durante le 2 giornate ci sono stati vari scrosci di pioggia, anche mentre c'era il sole, ed erano previsti per la finale, quindi lasciandola, se avesse piovuto ci saremmo giocati un bel jolly. Non è successo, pazienza, è andata così. Quello che posso dire guardando i tempi della finale è che c'eravamo, altro che se c'eravamo. A maggior ragione se teniamo conto che nonostante ci fosse il sole c'era sempre lo spettro della pioggia, quindi abbiamo usato per tutto il weekend la macchina muletto, che era piena di giochi su tutte le plastiche da far paura. Non ve la faccio vedere perché altrimenti faccio fallire tutti i produttori che campano sui modellisti che appena vedono un minimo gioco cambiano mezza macchina ogni weekend. E anche il motore era un motore onesto, discreto, ma non particolarmente performante, che avevamo deciso di sacrificare appunto nel caso ci fosse stata acqua. Direi che tutto questo dà ancora più valore a quello che abbiamo dimostrato, ma purtroppo non siamo riusciti a finalizzare. Purtroppo quest'anno va così, andiamo forte anche più dell'anno scorso, ma per un motivo o per l'altro non riusciamo mai a portare a casa il risultato. Io ringrazio chi è arrivato fino qui, è stato un video lunghissimo, ma mi sarei sentito veramente in colpa a non farvi vedere tutto quello che c'era da mostrarvi. Per me è stata un'esperienza fantastica. Come sempre vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!